Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever want. Ciao a tutti e bentornati. Innanzitutto volevo ringraziare chi si è iscritto al canale e chi ha trovato il tempo per lasciarmi un commento. Sono molto felice, ve l'avevo detto, perché mi piace chiacchierare con voi e sapere le vostre impressioni sui casi che sto portando. Oggi ci spostiamo dal paranormale perché vi porto un caso di cronaca che a me ha molto colpito quando è accaduto, lo ricordo ancora benissimo. È un caso che tocca un argomento veramente sensibile. Sto parlando del bullismo. Il bullismo è un argomento di cui sentirete parlare spesso perché ha segnato la mia adolescenza, purtroppo, e l'ho vissuto con sofferenza anche perché ha toccato persone che amo. Credo che bisogna parlare molto di questo argomento perché è l'unico modo che abbiamo per portare alla luce determinate situazioni, portarle con la chiarezza che meritano e soprattutto aiutare chi ne è vittima. Credo che sia molto importante soprattutto per questo, perché bisogna far capire a questi ragazzi, queste ragazze che ne sono vittima, che non sono soli e che parlare è l'unico modo che hanno per affrontare, per venirne fuori. Calcoliamo che è una piaga in crescita, soprattutto nel nostro paese. Da un sondaggio che è stato fatto risulta essere proprio tra i primi posti. Tra il 2021 e il 2022 ci sono stati 19.800 casi gravi di bullismo qua in Italia a scuola e parliamo anche di cyberbullismo. Nel mondo ci sono state 200.000 vittime di bullismo solo appunto nella fascia dal 2021 nel 2022, quindi parliamo di una cosa che va assolutamente fermata. Amici, il caso di cui vi voglio parlare oggi è il caso di Amanda Michelle Todd. Faccio un piccolo disclaimer: tutte le informazioni di cui vi parlo nei miei video sono tutte informazioni che io ho trovato in rete tramite ricerche e che comunque sono visibili a tutti. Amanda Michelle Todd muore a 16 anni il 10 ottobre del 2012. I suoi genitori la troveranno impiccata nella sua cameretta della sua casa in Canada. 5 settimane prima aveva pubblicato un video su YouTube dove raccontava tutto il suo difficile percorso di bullismo e cyberbullismo che l'avevano portata negli anni a un percorso di autodistruzione, dall'alcol alla droga, alla depressione, a tagliarsi. Un video che di 9 minuti con la quale, senza parlare ma solo con delle card scritte, racconta tutta la sua storia. Questo video, subito dopo la sua morte, andrà virale e farà circa 11 milioni di visual. Un video che raccoglie un grandissimo grido di dolore, un grido di aiuto che Amanda porterà al mondo, ma del quale nessuno raccoglierà. Amanda Todd nasce il 27 novembre del 1996 a Port Coquitlam, nella Columbia britannica. Nel 2009 Amanda ha 13 anni, è molto carina, la passione è per la musica e le piace cantare. Come quasi tutte le ragazze di quell'età, Amanda è in cerca di conferme sul suo aspetto fisico. Decide un giorno di
utilizzare una video chat per cercare in rete qualcuno per poter chiacchierare e fare nuove conoscenze. Difatti riscuote molto successo perché molti utenti apprezzeranno il suo aspetto fisico e le faranno diversi complimenti. Questa video chat la contatta un adulto che sembra molto sensibile alla bellezza di Amanda. Difatti la lusinga con molti complimenti e Amanda sembra apprezzare questa cosa, è molto lusingata del fatto che un adulto si sia accorto di lei, che le faccia così tanti complimenti. Lui cerca di carpirne appunto la simpatia e la fiducia e ci riesce perché ad un certo punto chiederà di mostrare solo a lui il suo seno. Amanda non vuole, ma ad un certo punto si sente obbligata a farlo e lo fa, mostra il suo seno per accontentare l'amico più grande, diciamo. Ma purtroppo ad insaputa di Amanda quest'uomo farà uno screenshot del suo seno per usarlo contro di lei, per poterla ricattare. È un cyberpedofilo molto diffuso nelle video chat tra i minori. Purtroppo lui arriverà a conoscere tutto di Amanda, il suo indirizzo, la famiglia, la scuola, gli amici. La ricatterà in continuazione, dicendole che se non si spogliava per lui avrebbe mandato queste foto a tutti quelli che la conoscevano. Parliamo di capping, è un fenomeno molto diffuso nelle video chat tra i minori. I cappers attendono una vittima facile da manipolare e cercano di convincerla a spogliarsi per lui. L'obiettivo è quello di fotografare ad insaputa delle vittime e utilizzare queste immagini per poi ricattarle. Dietro questo fenomeno c'è una vera e propria community. Tra di loro sono quasi rivali, addirittura si scambiano commenti su queste vittime. Una volta che hanno raggiunto l'obiettivo di avere queste immagini in mano, tra di loro cercano appunto di capire se su questa vittima ce ne siano altre foto di nudo per poterle poi minacciare e addirittura scambiarsele tra di loro come se fossero delle figurine. Roba veramente da matti. Pensate che tra i cappers ci sono battibecchi, rivalità, ve l'ho detto, c'è proprio una vera e propria community. E in un finto notiziario chiamato Daily Cappers del 2010, dove si parla appunto di questi individui e purtroppo delle loro vittime, sono stati distribuiti numerosi premi, tra il quale il ricattatore dell'anno. E pensate che questo premio è andato proprio al presunto ricattatore di Amanda, che aveva nominato Anonymous, di cui vi parlerò tra poco, come il ricattatore di Amanda, che però è stato poi scagionato dalla polizia. Pensate che Amanda, da quello che ho letto in rete, farà la sua prima apparizione in questo finto notiziario Daily Cappers nel dicembre del 2010, quindi quando era ancora in vita, e il conduttore parla di un breve spezzone in cui Amanda canta per il web. Ma ritorniamo indietro. Amanda da quest'uomo è spaventata, la ricatta in continuazione, cerca di obbedire per sperare che possa finire tutto in fretta, ma purtroppo non è così. Sarà solo l'inizio di un incubo, perché il giorno di Natale
Alle 4 del mattino la polizia si presenta in casa Todd per comunicare ai genitori che delle foto intime di Amanda stavano girando su diversi siti internet. E qui comincia il vero incubo, perché dal bullismo, dal cyberbullismo passiamo al bullismo vero e proprio, non che il cyberbullismo non sia un bullismo vero, ma passiamo proprio al bullismo scolastico, dove Amanda viene presa di mira, schernita, umiliata, presa in giro, e la scuola per lei diventa veramente un incubo, tant'è che i genitori decidono di cambiarle scuola. Passa un anno, Amanda è in un'altra scuola. Ad un certo punto appare un nuovo profilo Facebook con il nome e il cognome di Amanda e come foto del profilo il suo seno. Amanda è sempre più spaventata, si sente sempre più sola, isolata, impaurita e passa dei momenti veramente terribili. Amanda cade nel vortice della depressione, dell'ansia, degli attacchi di panico, comincia a tagliarsi. Ad un certo punto la contatterà un vecchio compagno di scuola che le mostrerà affetto, comprensione. Amanda pensa di piacergli, nasce un flirt. Ad un certo punto si daranno appuntamento per incontrarsi, ma qui scatta la trappola, perché a questo appuntamento Amanda si troverà 15 persone davanti, compreso questo ragazzo e la sua fidanzata. E qui Amanda capirà che è stato tutto uno scherzo, che questo ragazzo non le si era avvicinato perché le piacesse veramente, perché le voleva bene, ma era solo per farle del male. La fidanzata di questo ragazzo l'aggredirà verbalmente dicendole guardati intorno, non piace a nessuno. Verrà presa in giro, verrà picchiata, lasciata per terra piena di lividi, dove verrà poi trovata dal padre. Amanda è stanca, dice al padre di essersi ferita da sola perché non ne può più. Arriva a casa e beve della candeggina. Ma i bulli non si fermano. Dopo questo tentato suicidio, su Facebook cominciano ad apparire messaggi di odio verso Amanda, la taggano con le etichette della candeggina di altri acidi, con commenti del tipo la prossima volta aumenta il dosaggio oppure sarai più fortunata. Veramente una cosa orribile pensare quanta cattiveria si possa annidare in ragazzi così giovani. A questo punto i genitori decidono di portare Amanda da uno psicologo, ma non sembra andare bene perché Amanda sta sempre peggio, passa dall'alcol alla droga, fa un abuso di farmaci e viene ricoverata. Anche qui verrà presa poi in giro perché le daranno della psicopatica, perché è stata ricoverata in un ospedale per pazzi. Il bullismo non si ferma, Amanda è distrutta psicologicamente. Ad un certo punto prende la videocamera e nella sua cameretta pubblica un video su YouTube. Usando delle card, senza parlare, racconta tutta la sua storia, dal cyberbullismo all'uomo che l'ha contattata, ai ricatti, alle minacce, al bullismo a scuola, e racconta tutto il suo dolore. Questo è veramente, se ci pensiamo, un grido d'aiuto che lancia questa ragazza. 5 settimane dopo Amanda si impicca nella sua cameretta. Come ho detto all'inizio, questo video subito dopo la morte di Amanda diventa virale, facendo all'incirca 11 milioni di visual. Ad un certo punto interviene il gruppo hacker più famoso del mondo, Anonymous, mandando una lettera all'emittente canadese CTV. E questo passaggio ve lo leggo perché è veramente particolare. Anonymous dice: generalmente non amiamo avere a che fare direttamente con la polizia,
ma in questo caso ci sentiamo in obbligo di utilizzare le nostre capacità per proteggere i minori. Questa è una storia a cui non siamo indifferenti. Anonymous pubblica su Facebook nome, cognome e indirizzo di questa presunta persona che ha ricattato Amanda in quella terribile videochat. Però purtroppo la polizia, indagando, si rende conto che non è la persona che stanno cercando. La polizia condannerà invece un uomo di 35 anni, un uomo olandese di nome Aidan Coben. Il processo inizia nel febbraio del 2017 e termina a marzo del 2017. Ci sono su di lui 72 capi d'accusa, tra i quali 5 sono per Amanda e invece gli altri sono 34 per giovani donne e 5 per giovani uomini, tutti dei Paesi Bassi, per estorsione e violenza sessuale. Nel 2020 verrà estradato in Canada e il 6 giugno del 2022 inizia un altro processo nella Corte Suprema della British Columbia. Il processo si concluderà il 5 agosto del 2022 e verrà dichiarato colpevole e condannato a 13 anni. Gli verrà dato un anno in più per mancanza di rimorso e per distribuzione di immagini via internet. Carol Todd ringrazia le forze dell'ordine, ma dichiarerà che i persecutori di sua figlia saranno molti di più. Il video di Amanda rimane il più grande documento sul bullismo che abbiamo e la mamma chiederà proprio a YouTube di non rimuoverlo in modo che possa rimanere come esempio. Il 1 dicembre del 2021 il video di Amanda ha fatto quasi 15 milioni di visualizzazioni ed è presente su centinaia di siti internet e su diverse testate giornalistiche di tutto il mondo. Carol Todd fonda la Amanda Todd Trust, una fondazione che serve per raccogliere fondi per contrastare il bullismo e per sensibilizzare a livello sociale sull'argomento e per anche raccolta fondi per le persone che hanno problemi mentali. Amici, io vi lascerò il link del video di Amanda. Vi consiglio di andarlo a vedere perché è veramente molto toccante. Vi voglio leggere la traduzione delle slide di Amanda perché sono veramente, veramente toccanti. Ciao, ho deciso di raccontarvi la mia storia infinita. Quando ero in seconda media decisi di fare una webcam di gruppo con alcuni amici per incontrare e parlare con gente nuova. Venivo chiamata splendida, bella, perfetta. Poi volevano fotografarmi. Così fecero. Un anno dopo ricevetti un messaggio su Facebook da lui. Non sapevo come faceva a conoscermi. Diceva: se non mi mostrerai qualcosa, invierò la foto del tuo seno. Conosceva il mio indirizzo, la mia scuola, genitori, amici, nomi dei familiari. All'alba del giorno di Natale qualcuno bussò alla mia porta alle 4 del mattino. Era la polizia. Le mie foto erano state spedite a tutti. Poi mi sentii davvero male e provavo ansia, una grande depressione e attacchi di panico. Poi mi trasferì e conobbi le droghe e l'alcol. La mia ansia peggiorò, non potevo uscire. Un anno passò e il ragazzo ritornò con la mia nuova lista degli amici a scuola. Ma creò una pagina Facebook. Il mio seno era la sua immagine del profilo. Piangevo ogni notte, persi tutti i miei amici e il rispetto che le persone avevano per me. Ancora, non piacevo a nessuno. Venivo chiamata per nome, giudicata. Non potei più ricevere quelle foto indietro. E in giro, per sempre. Cominciai a tagliarmi. Promisi a me stessa di non farlo più. Non avevo amici e a pranzo mi sedevo da sola.
Così ricominciai a cambiare varie scuole, ancora. Tutto era migliore quando mi sedevo ancora da sola, a pranzo, in biblioteca, tutti i giorni. Un mese dopo cominciai a parlare con un ragazzo, un mio vecchio amico. Tornammo amici e cominciammo a messaggiarci e lui iniziò a dirmi che gli piacevo. Cominciò a interessarsi a me. Lui aveva una ragazza. Mi disse: non preoccuparti, la mia fidanzata è in vacanza. Così feci, grande errore. Lui si era unito a me. Pensavo di piacergli. Una settimana dopo ricevetti un messaggio: vieni fuori da scuola. La sua ragazza e altri 15 arrivarono, incluso lui. La ragazza e altri 2 dissero solamente, guardandosi intorno: tu non piaci a nessuno, davanti a tutta la mia nuova scuola, 50 persone. Un ragazzo gridò: dai, picchiala. Così lei fece, mi gettò a terra e iniziò a picchiarmi ripetutamente. Alcuni ragazzi filmarono. Ero sola e mi lasciarono a terra. Mi sentivo come uno scherzo in questo mondo. Pensavo che nessuno potesse meritarlo. Ero sola. Mentivo e dicevo che era colpa mia ed era stata una mia idea. Non volevo che lui stesse male. Pensavo di piacergli sul serio. Ma lui voleva solo sesso. Qualcuno gridò: dai, picchiala. I professori accorsero, ma io me ne andai e mio padre mi ritrovò in un fosso in fin di vita. Volevo davvero morire. Quando mi portò a casa bevi la candeggina. Mi uccise dentro e pensai che stavo per morire davvero. Arrivò l'ambulanza e mi portò all'ospedale, mi ripulirono. Quando tornai a casa, questo fu quello che vidi su Facebook. Se lo merita, hai lavato via il fango dai capelli? Spero sia morta. A nessuno importava. Mi trasferii lontano, in un'altra città, da mia madre, un'altra scuola. Non volevo esporre denuncia perché volevo solo dimenticare. 6 mesi sono passati. Le persone stanno postando foto di candeggina, ammoniaca e fossi, taggandomi. Io stavo facendo del mio meglio. Loro dissero: dovresti provare un tipo di candeggina differente. Spero che lei muoia questa volta, che non sia così stupida. E dissero: spero che lei veda questo e si uccida. Perché mi è capitato questo? Mi sono incasinata. Ma perché continuare a seguirmi? Ho lasciato la città, continuo a piangere ora, ogni giorno penso: perché sono ancora qui? La mia ansia è davvero orribile ora, non sono mai uscita quest'estate. Tutto per il mio passato. La vita non migliora mai, non posso andare a scuola, incontrare o stare con gente nuova, tagliarmi di continuo. Sono davvero depressa. Sono sotto antidepressivi ora e andavo dallo psicologo fino ad un mese fa quest'estate. Sono finita in ospedale per overdose per 2 giorni. Sono bloccata. Ciò che resta di me ora, niente finisce, non ho nessuno. Ho bisogno di qualcuno. Il mio nome è Amanda Todd. Tutto questo è terribile. Quando è uscito questo caso, all'epoca sono stata molto male. Io sono anche mamma, quindi mi sento più sensibile verso questo argomento. E ancora oggi, riguardando quel video e ascoltando quelle parole, fa davvero, davvero tanto male. Mentre facevo le mie ricerche, scrivevo il caso, la parte davvero che mi ha spezzato di più è stato proprio questo video, perché è innegabile che questo sia veramente un grido di dolore. Fa male pensare a quanta cattiveria ci sia in alcune persone, fa male sapere quanta indifferenza c'è da parte di alcune persone che comunque sono complici, c'è niente da fare. Ed è incredibile pensare come senza pietà, senza rimorso, senza empatia si possa in un attimo distruggere la vita di una persona. Il bullismo va fermato a tutti i costi, bisogna, come ho detto all'inizio, bisogna parlare tanto, sdoganare questi argomenti. Alle vittime di bullismo dico di fidarsi di loro stesse e delle loro sensazioni, quelle che sentiamo sempre tra la testa e il cuore, quelle non sbagliano mai. Fidiamoci delle persone che sappiamo che ci amano e parliamone con loro, raccontiamo
quello che stiamo vivendo, perché solo così possiamo venirne fuori e farci aiutare. Fregatevene di quello che pensano gli altri, di quello che dice la gente, il bullismo c'è soprattutto tra i giovani, come dicevo all'inizio, ma c'è anche tra gli adulti purtroppo. Fregatevene e non pensate a niente di quello che vi dicono. Non permettete a nessuno di definire chi siete. Bene amici, questo è tutto quello che io ho trovato sul caso di Amanda. Vi prego andate a vederlo quel video, io ve lo lascerò, vi lascerò il link in descrizione. Spero di aver fatto meno errori delle altre volte e se vi fa piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e così non vi perderete tutti i miei prossimi video che usciranno tutti i venerdì alle ore 15. Se avete tempo scrivetemi anche dei commenti e vi prego, vorrei sapere che cosa ne pensate anche voi. Vi ringrazio, vi mando un bacio grande. Ciao, a presto. Spirit